Per comprendere lo sviluppo dell'agricoltura sociale in Europa occorre considerare che l'Europa è una realtà prevalentemente rurale. Solo il 7% della popolazione europea vive in grandi città, ma i servizi sono tutti concentrati nelle aree urbane. Un esempio per tutti. Oltre il 40% degli europei vive a più di mezz'ora di auto da un presidio medico o da un centro ospedaliero. La capacità dell'agricoltura sociale di offrire servizi sul territorio anche nelle aree meno popolate è stata sicuramente alla base della sua diffusione. Di questa realtà l'Unione Europea si è ben resa conto, tant'è che già dal 2010 ha dato avvio a iniziative di studio coinvolgendo operatori, professori universitari, studiosi, con iniziative come la COST, Cooperazione Scientifica Tecnologica, Azione Specifica 865, e l'azione SOFAR, Social Farming. In particolare tutte le iniziative sono basate soprattutto su orticoltura o allevamento di piccoli animali, che meglio si confanno alle attività di tipo terapeutico, riabilitativo o di inclusione sociale. Ma forti sono anche le differenze, in virtù soprattutto delle realtà storiche. Così nei paesi nord europei l'agricoltura sociale si è sviluppata seguendo un approccio che potremmo definire istituzionale, cioè basandosi su aziende che sono o dirette dipendenze di enti istituzionali, ospedali psichiatrici o quant'altro, o direttamente gestiti da enti religiosi, da enti di volontariato e simili. È il caso della Germania, della Gran Bretagna, dell'Irlanda, della Francia. In Olanda si è invece affermato un diverso approccio che potremmo definire di tipo privatistico. In virtù del particolare sistema di welfare olandese che concede al disabile una somma da spendere per attività di benessere a sua scelta, alcuni operatori privati hanno iniziato ad offrire i servizi di inclusione nelle aziende. Si è sviluppata così il fenomeno delle cosiddette care farming, che ha portato a una vertiginosa crescita di tale tipo di attività in Olanda. In Italia invece, a partire dagli anni 2000, si sono affiancate alle cooperative sociali iniziative di agricoltori privati, dando luogo spesso a proficue collaborazioni che fanno del modello italiano sicuramente uno dei più interessanti. Altre differenze significative fra le esperienze europee riguardano il diverso grado di riconoscimento dell'agricoltura sociale. La mancanza di un quadro organico è uno degli aspetti rilevati dal parere del Comitato Economico Sociale Europeo, che ne ha fatto uno dei cavalli di battaglia. Il Comitato Economico e Sociale Europeo, l'organismo rappresentativo di tutta la società civile europea, nel dicembre 2012 ha approvato un parere agricoltura sociale, terapie verdi, politiche sociali e sanitarie. Quindi il messaggio che la società civile invia a tutte le istituzioni europee è l'incontro tra l'azienda agricola e le persone portatori di handicap non costituisce un aiuto all'agricoltura, ma un aiuto specifico per il rinnovamento e il potenziamento del welfare europeo. Nell'azienda agricola le persone portatrici di varie difficoltà trovano l'ambiente adatto a rigenerare in se stessi delle potenzialità che la malattia tiene compresse. Nello stesso tempo dona l'agricoltura sociale al welfare europeo occasioni di risparmio. Medicine, ospedalizzazioni diminuiscono o si annullano, perché è nell'ambiente dell'azienda agricola che questi handicap possono trovare occasioni di assistenza e anche di percorsi di guarigione. Dunque sono necessari due azioni mirate e anche urgenti. Sul campo sanitario è necessario che a livello europeo si raggiunga un unanime consenso sulla validazione delle azioni, delle attività che si trasformano in terapie che si svolgono nell'azienda agricola. Dall'altro versante è necessario intensificare l'aiuto, il sostegno alle aziende agricole
segnatamente in direzione della formazione specifica e sempre aggiornata, sia degli operatori agricoli, sia delle persone portatrici di handicap. Questo è il messaggio che tutta la società civile ha costruito dopo un dibattito attento, coinvolgendo tutte le esperienze europee, ed è il messaggio che in parte, solo in parte, è stato raccolto. È necessario che sia raccolto dai governi degli Stati membri e dalle politiche europee. La FAO ha un suo ruolo nell'agricoltura per usi sociali o in funzione dell'aiuto che si possa dare alla società. L'agricoltura è il settore primario per eccellenza e ancora raccoglie e occupa una larghissima parte della popolazione. Ed è importantissima l'agricoltura anche dal punto di vista sociale, perché in agricoltura possono essere impiegati anche coloro i quali hanno delle capacità più limitate oppure possono essere diversamente abili, quindi effettivamente ha un suo valore, una sua valenza sociale. Per esempio ricordo che abbiamo fatto in Vietnam delle attività con le comunità dei lebbrosi, con le loro famiglie, per cercare di produrre pesce, quindi acquacoltura, in maniera sostenibile e in maniera che possa essere utilizzato anche all'interno sia del lebbrosario che dei villaggi intorno al lebbrosario. Questo ha permesso anche alle comunità intorno al lebbrosario effettivamente di avere un'occupazione. La FAO si occupa di agricoltura sociale anche in molti altri aspetti, per esempio le Farmer Field School, che sono le scuole di campo degli agricoltori. Si mettono insieme degli agricoltori, discutono quali sono i problemi e c'è un animatore che cerca di risolvere i problemi, dà assistenza tecnica e fa un monitoraggio per seguirli. Queste attività sono particolarmente importanti in società in cui, per esempio, si è persa questa trasferenza di tecnologia, come nelle società colpite dall'AIDS, in cui muore tutta la categoria parentale, in cui le persone adulte vengono a mancare, per cui i giovani si trovano senza una guida e senza un trasferimento di tecnologia appropriato. È importante quindi l'agricoltura sociale, è importante e la FAO gli dà tutto il supporto e tutta l'attenzione che deve avere, perché l'agricoltura può essere veramente parte di una soluzione sociale molto importante.